Ciao a tutti, in questo breve tutorial vedremo come impostare tutti i comandi necessari per cominciare a scolpire con ZBrush. Quando apriamo la schermata di ZBrush avremo questa situazione qui che non è molto intuitiva, diciamo il primo approccio per iniziare a scolpire, quindi vi spiegherò brevemente tutti i comandi necessari, strettamente necessari per trovarsi nella situazione appunto di poter iniziare a scolpire. La prima schermata abbiamo detto è questa, ci aprirà direttamente la Lightbox. La Lightbox non è altro che una sorta di dialogo tra la cartella che abbiamo nel nostro hard disk di ZBrush e il programma. Per non stare ad andare di nuovo in start nel nostro hard disk, possiamo prelevare tutti gli oggetti che sono appunto raccolti nelle varie cartelle del programma al momento dell'installazione da qui. Per chiudere la Lightbox o clicchiamo qui oppure premiamo tasto virgola, sia per aprire che per chiudere. La prima schermata che avremo, noteremo che appunto la nostra area di lavoro non è completa, non è adattata diciamo al nostro schermo. Per fare ciò la prima cosa da fare è andare in Document, attivare White Size se dovesse essere spento. Qua abbiamo la risoluzione iniziale che è impostato ZBrush di default. Premendo New Document e avendo White Size attivo ci attiverà l'area di lavoro verrà ottimizzata, quindi ce la creerà una risoluzione delle dimensioni del nostro schermo. In questo caso è un 22 pollici, lui me l'adegua al mio schermo. Quindi questa operazione va fatta una prima volta, poi farò il salvataggio con Save Startup in modo tale che alle prossime aperture avrò sempre questa risoluzione, quest'area di lavoro, quindi la risoluzione esatta del mio schermo. Avrei questo messaggio. Altre cose che possiamo fare velocemente è cambiare magari diciamo la sfumatura dello schermo. A 0 la togliamo direttamente, andando avanti la aumentiamo un po' di più. Un'altra cosa cui possiamo fare è cambiare il colore dello schermo. Basta premere back e spostarci sui vari colori, trascinando i vari colori, e lui prenderà i vari colori che appunto abbiamo nel nostro schermo. Per tornare a quella iniziale ci spostiamo in una zona diciamo grigia e avremo il colore di default. Anche qua per salvare le varie sfumature oppure i vari colori che cambieremo, per la prossima riapertura sempre premiamo Save Startup. Ora iniziamo diciamo la fase per scolpire, andiamo in Tool, clicchiamo sulla S, qua abbiamo tutti gli elementi, le primitive. Possiamo partire da queste primitive iniziali premendo su di una e qua avremo il simbolo per trascinare, la trasciniamo all'interno dello schermo, quindi col tasto sinistro del mouse o con la tavoletta trasciniamo. In questo caso noi siamo in una fase cosiddetta di disegno ancora, non è un elemento 3D, ma questi sono veri e propri disegni. Infatti se io trascino mi verranno inserite altre sfere, posso cambiare anche gli elementi. Queste sfere diciamo non sono elementi 3D ma sono appunto disegnati e vengono chiamati appunto da ZBrush siamo in una fase di 2D e mezzo. Quindi diciamo che ZBrush nasce come un programma di tra virgolette di pittura 3D e questi appunto si possono creare i vari effetti. Poi avevamo dei pennelli al suo interno che appunto danno ancora un effetto più 3D come questo, toglie del materiale, cioè toglie dalla pittura, diciamo cancella e ci crea un effetto sempre cosiddetto 3D e mezzo, 2D e mezzo. Quindi come ho detto prima, qua si tratta ancora, stiamo disegnando, non stiamo scolpendo. Per eliminare questo basta premere CTRL N, eliminiamo tutto. Ora riniziamo, ripremo S, prendo di nuovo l'elemento primitivo, una sfera, la ritrascino, solo che questo invece di andare avanti e creare altre sfere premerò Edit. In questa maniera noi abbiamo bloccato l'elemento e l'abbiamo convertito in modalità editabile, quindi questo elemento adesso a tutti gli effetti è diventato una mesh 3D, quindi un elemento 3D che posso muovere, spostare in qualsiasi modo. Per iniziare diciamo a scolpire devo sempre attivare il Make Polymesh che troveremo qui. Cliccando qua andremo proprio in modalità per scolpire, quindi tutti i pennelli avranno l'effetto di scolpire la maglia dell'elemento primitiva che abbiamo. Ora una cosa importante è quella di, una volta che abbiamo importato, abbiamo cliccato su Make Polymesh, possiamo cambiare innanzitutto il materiale velocemente da qui, andare in simmetria premendo la X, quindi avremo il pennello che funzionerà in maniera simmetrica. Con la X tasto veloce da tastiera, altrimenti possiamo controllarla da Transform, attivarla da qui e qua possiamo scegliere addirittura anche
l'asse di simmetria su cui lo possiamo fare anche più assi contemporaneamente. Come XY, premendo qua, avrò i pennelli per 4 assi, 2 specchiati per l'X e per la Y, addirittura posso farlo anche per 3. E poi abbiamo anche un effetto, per esempio tenendo premuta la X, posso andare in modalità radiante, radial symmetry, e praticamente qua mi aggiunge, in base a quello che chiedo io, in questo caso 8 radiali, e posso fare vari effetti. Quindi da qua posso aumentarli, posso portarlo a 41 in questo caso, e avrò degli effetti particolari. Ovviamente in questo caso, aumentando la definizione, avrò degli effetti sempre migliori. Ora, la cosa fondamentale base è quella di come muoversi su ZBrush. Per fare le rotazioni basta premere il tasto sinistro nel vuoto, non nell'elemento, e facciamo la rotazione della parte. Se premiamo anche Alt facciamo il pan, quindi Alt più tasto sinistro del mouse, o se usiamo la tavolozza con la penna. Se molliamo il tasto Alt e teniamo premuto il tasto sinistro avremo lo zoom. Questi comandi li possiamo fare anche da qua, però ovviamente io consiglio di prendere dimestichezza direttamente con i comandi a tastiera, in maniera tale che quando stiamo a dipingere non perdiamo tra virgolette la mano del tratto per spostarci qua, invece riusciamo brevemente, velocemente a fare gli spostamenti necessari e ritornare al disegno più velocemente possibile. Per quanto riguarda altri tasti importanti abbiamo questo che ci riporta l'elemento a tutto schermo. A tastiera veloce premiamo la lettera F, poi per aumentare le dimensioni del nostro pennello, l'area di lavoro, col tasto S possiamo aumentare e diminuire, altrimenti premere la barra spaziatrice qua, oltre a che ad aumentare e diminuire le dimensioni del pennello, possiamo anche controllare l'intensità, che l'intensità non è altro che l'intensità del tratto, quindi più aumenta l'intensità e più avremo un tratto più definito, più deciso, con un effetto più marcato. Poi gli altri tasti da ricordarsi a tastiera sono lo Shift che ci crea che farà lo smooth, quindi cambierà la nostra schermata, il nostro pennello, lo farà diventare blu, e qua saremo in modalità smooth, cioè alliscia la maglia che appunto noi facciamo. Poi un altro comando è premendo il tasto CTRL creeremo delle maschere. Le maschere non sono altro che degli elementi che al di fuori, che appunto creeranno una zona neutra dove non si potrà, il pennello non ha nessun effetto su di loro, quindi nella parte nera il pennello anche passandoci rimarrà, la maglia non subirà nessuna variazione, mentre al di fuori sì. Queste le possiamo togliere sempre premendo CTRL, facendo un trascinamento a vuoto al di fuori. Poi per fare un'inversione della maschera, quindi se io prendo una porzione e voglio far diventare bianca e tutto il resto maschera, da fuori CTRL tasto sinistro e fare l'inverso. Adesso in questo caso qua posso scolpire, mentre nel resto della parte nera dove c'è la maschera non si può più scolpire. Riprendo il tasto smooth per allisciare la maglia, poi l'ultimo tasto da tastiera importante è Alt. Con Alt praticamente noi facciamo altro che le operazioni contrarie di quello che facciamo, quindi se questo è un pennello standard che aggiunge materiale, premendo Alt farà sottrazione di materiale. Da qua Geometry controlliamo le varie dividenti, quindi possiamo aumentare la risoluzione della parte, questa ha 8000 dividenti, quindi cliccando aumenterò i poligoni, quindi la densità, quindi la risoluzione, la nitidezza della maglia. I pennelli principali, oltre a quello standard, sono Clay, Molding, sempre di aggiunta materiale. Un altro fondamentale di sottrazione, che nasce come sottrazione materiale, è il DEM standard, che crea una sorta di effetto taglio. Tra i pennelli di stiraggio della maglia abbiamo il Move Topology e il Snake Hook. Il Move appunto è quello tra virgolette che viene utilizzato molto inizialmente per
dare la forma alla parte che vogliamo crearci, mentre la differenza col Move Topology, ora la vediamo, è quella che quindi passiamo dalla modalità di scultura a quella di Move. Quindi sì, abbiamo inserito il cosiddetto gizmo, possiamo fare gli spostamenti, scalare in un senso, in un asse, nell'altro, scalare in tutti e tre gli assi, poi magari lo vediamo nel dettaglio. Adesso duplicherò la sfera tenendo premuto CTRL e facendo uno spostamento, vedi, riusciamo a fare lo spostamento, cioè a creare un clone dalla parte che appunto lo metterà all'interno dello stesso subtool. Il primo, quello origine, verrà mascherato. Adesso ritorno in modalità scolpire, tolgo anche diciamo la maschera, quindi CTRL SHIFT nel vuoto, e ora abbiamo queste due parti. Qual è la differenza tra il Move Topology e il Move normale? È quella che se io adesso andiamo in modalità Polyframe, se io adesso faccio lo spostamento con il Move Topology, anche se la maglia sono sovrapposte, lui riconoscerà sia l'una, avvicinandomi al confine tra i due, riconoscerà sia l'una che l'altra, quindi farà lo spostamento solo di una, mentre utilizzando l'altro Move lo spostamento non lo riconosce, lo farà di entrambi. Quindi è questa la particolarità, è la cosa ottima la differenza tra i due Move. Un'altra cosa che prima mi sono dimenticato negli spostamenti è che se vogliamo fare gli spostamenti di 90 gradi assistiti, quindi diciamo qua abbiamo shift, se muoviamo col sinistro siamo liberi, poi a un certo punto se vogliamo fare il profilo, metterci di profilo o metterci frontale o metterci sopra e sotto in maniera a 90 gradi, di 90 gradi, teniamo premuto il tasto shift, quindi quando sta arrivando vicino al profilo tengo premuto shift e farà lo spostamento di 90 gradi. Quindi io mi sposto liberamente, poi tengo premuto shift e avrò lo spostamento a 90 gradi, di 90 gradi. Quindi per passare dalla modalità scultura alla modalità gizmo basta premere su Move o su scala o rotazione, però basta Move e andremo e ci visualizzerà il gizmo che viene utilizzato in quasi tutti i programmi, è sempre simile. Abbiamo le frecce, poi i vari tipi di rettangoli per scalare, adesso li vediamo nel dettaglio. Se voglio tornare in modalità scultura premerò o Draw o Q. Vediamo velocemente, quindi con le frecce faccio gli spostamenti rispetto agli assi, quindi rosso identifica l'X, Y e Z, i rettangoli scaleranno, quindi il rettangolo verde scalerà sull'asse X, cioè asse Y, asse X è il verde e il rosso e asse Z è il blu. Poi se voglio scalare l'oggetto in tutte e tre le direzioni in maniera uniforme andrò sul quadrato giallo, effettuerò la scalatura da questa parte. Stesso discorso per quanto riguarda le rotazioni, voglio fare una rotazione rispetto all'asse Z, andrò sulla circonferenza blu, X rosso, verde Y, e così. Poi io posso posizionare e tornare al centro e posso vedere che appunto ho spostato il gizmo e la parte. Se voglio effettuare, riportarla diciamo orientata come era all'inizio, premerò sulla freccia e posiziono sia la parte che il gizmo. Ora il lucchetto serve per liberare il gizmo, quindi innanzitutto andiamo su Geometry Position, possiamo vedere gli spostamenti che possiamo effettuare con la sfera, quindi lui ce li segnerà in base alla X, in base alla Y, in base alla Z. Il gizmo si trova nel baricentro della parte, il gizmo può essere anche liberato, cioè può essere posizionato su un'altra parte oltre che al baricentro, quindi la cosa importante è aprire il lucchetto o cliccandoci o tenendo premuto Alt momentaneamente, fare lo spostamento e il gizmo si sposterà in maniera perpendicolare rispetto al punto in cui mi sono spostato. Quando chiudo il lucchetto ovviamente non si sposta più e posso effettuare eventuali spostamenti, magari lo possiamo usare come asse di rotazione in quel punto preciso e così via. Se invece il gizmo lo posso anche tenere, magari invece di tenerlo perpendicolare rispetto al punto, lo posso anche riportare in posizione parallela diciamo allo schermo, quindi dovrò aprire il lucchetto, premere la freccia e sono in quel punto, l'ho riposizionato perfettamente.
quindi posso effettuare la rotazione. Questa rotazione col bianco non è altro che la rotazione che posso effettuare rispetto allo schermo, quindi parallelamente allo schermo, vedi, il bianco ci identifica uno spostamento che verrà sempre in maniera parallela allo schermo in qualsiasi posizione noi ci spostiamo, sia rotazione che spostamento con le frecce bianche. Quindi frecce bianche e circonferenza bianca identifica uno spostamento rispetto appunto allo schermo. Se voglio riportare il gizmo in posizione nel baricentro della parte, non faccio altro che premere la freccia di posizionamento. Se voglio portare il gizmo in maniera orientata, in maniera come inizialmente, aprirò il lucchetto, premerò sulla freccia, verrà raddrizzato e chiuderò. Se effettuo uno spostamento a determinata coordinata, per riportare il gizmo, cioè il gizmo insieme alla parte a coordinate 0, premerò sulla casetta e come possiamo vedere tutto posizionato sullo 0. Un'altra cosa, se io effettuo uno spostamento della parte liberando quel lucchetto, qua sposto il gizmo, ovviamente le coordinate rimangono 0 perché lui considera la parte, chiudo il lucchetto, sposto il gizmo, ora avendo chiuso il lucchetto sposto anche la parte. Ora se io voglio riportare tutto a 0, prima di tutto porterò al baricentro premendo il posizionamento, la freccia di posizionamento, e dopodiché ripremerò la sfera, scusate, la casetta, e porterò tutto a coordinate 0, ovviamente a lucchetto chiuso. E questo diciamo che è tutto per quanto riguarda il gizmo. Quindi se io voglio effettuare qualsiasi movimento o spostamento mi dovrò sempre ricordare di aprire prima il lucchetto e lui si posizionerà nei punti in maniera perpendicolare, normale al punto che abbiamo scelto. Se invece voglio raddrizzare rispetto allo schermo, tengo sempre premuto, diciamo, aperto il lucchetto, altrimenti in questo caso lo spostamento, se chiudo il lucchetto, lo farebbe spostando anche la parte. Quindi se io voglio orientare, raddrizzare solo il gizmo, apro il lucchetto e raddrizzo e poi chiudo e eventualmente farò la rotazione rispetto allo schermo. Come abbiamo visto, poi per tornare tutto a 0, in questo caso andrò prima con la freccia a spostamento, poi apro il lucchetto, raddrizzo, chiudo il lucchetto, porto con la casetta, riporto tutto a 0. Ora vediamo velocemente come funzionano i subtool. Quindi subtool possiamo creare, abbiamo vari slot, una trentina di slot dove possiamo creare inserire degli oggetti, delle figure primitive indipendenti l'una con l'altra. Come abbiamo visto prima, anticipato prima, con il gizmo premendo CTRL posso creare un clone dello stesso oggetto lasciandolo all'interno dello stesso subtool. Se invece voglio aggiungere, creare delle nuove parti indipendenti l'una dall'altra, utilizzerò i comandi append e insert. Vediamo come funzionano. Premo append, mi aprirà la finestra delle parti primitive, posso aggiungere una parte che sarà indipendente, ora viene nascosta, quindi per poi selezionare e lavorarci su quella dobbiamo cliccare sullo slot. Quindi adesso mi trovo sulla sfera, sto lavorando sulla sfera, se premo qua andrò sullo slot per lavorare sul cilindro. Posso spostarmi con queste frecce dritte. Ovviamente ora questa è spenta perché più su della sfera non posso salire, quindi ciò attiva solo quella per scendere e così via. Qua me la spegne perché sotto non c'è altro, però io consiglio di spostarsi direttamente così. Ora vediamo che diciamo che il cilindro è nascosto perché è più piccolo, o magari lo scalo, lo posso spostare. Quindi possiamo inserire tantissimi oggetti fino a un massimo di 28-30 più o meno. La differenza tra append e insert è che se io mi trovo sulla sfera, su questo lo slot P1, con append lui qualsiasi cosa aggiunga lo posizionerà sempre all'ultimo posto, mentre con insert se io mi trovo qua nella sfera lo posizionerà intermedio tra la sfera e il cilindro. Quindi se per esempio riprovo append e aggiungo una stella, la porterà all'ultimo posto, pur essendo diciamo nello slot 1. Se invece faccio insert, sono sempre nello slot 1 e aggiungiamo un anello, vedi, lo posizionerà subito al di sotto di quello cui avevo selezionato. Qua possiamo, ripeto, scalare, portarci nei vari subtool
diversi, mentre se vogliamo cambiare l'ordine del subtool possiamo usare le frecce, queste di sotto. Come possiamo vedere, quella di su ovviamente è spenta perché più su non si può salire, mentre se io voglio cambiare, spostare la sfera e portarla in ultimo posto, utilizzo questo comando. Più giù ovviamente non posso scendere, quindi posso solo risalire, così via. Possiamo cambiare lo slot e l'ordine delle varie subtool, e questo poi magari in un altro tutorial vedremo a cosa serve, cosa comporta e perché bisogna farlo. E poi un altro modo per spostarci, se non vogliamo utilizzare, diciamo, gli slot, cliccando qua possiamo anche, tenendo premuto il pulsante Alt, selezionare direttamente l'oggetto. Per esempio io adesso mi trovo qua, voglio spostarmi sulla sfera, vado direttamente sulla sfera, tenendo premuto Alt ci clicco una volta e passerò direttamente a livello grafico, diciamo, direttamente all'altro subtool. Quindi o lo posso fare premendo qua, oppure se vogliamo fare uno spostamento, ripeto, adesso per esempio questa non lo vediamo, spostiamo anche la stella, e anche l'anello. Io voglio passare a livello grafico da uno all'altro velocemente, invece di andare a premere qua o utilizzare queste frecce, tengo premuto Alt e clicco una volta sull'oggetto a cui voglio passare. Quindi ho selezionato il cilindro, premendo Alt sono passato e lavorerò sul cilindro. Clicco sulle sfere, lavorerò sulle sfere, ovviamente questi sono disattivati. Con questo è tutto per quanto riguarda il tutorial per muovere i primi passi con ZBrush. Se vi è piaciuto il video mettete un like e iscrivetevi al canale. Ciao, alla prossima!